Oh, ciao a tutti cari Walkers, ben ritrovati, sono sempre Davide e oggi continuiamo, oggi è l'ultimo episodio, diciamo così, di una miniserie che ho pensato, di video dedicati ad artisti, diciamo così, un po' più aggressivi, di musica un po' più aggressiva, mi scuso con i non amanti del genere o dei generi, però dai, ogni tanto ci vuole. Abbiamo cominciato parlando di Cliff Burton, abbiamo continuato parlando di tutto quello che è stato il movimento punk dalla fine degli anni 70 in poi, oggi mi voglio dedicare a un altro personaggio che ha fatto la storia del basso, la storia del heavy metal, ovvero il grandissimo Lemmy, basterebbe il nome, Lemmy Kilmister, via, diciamo anche il cognome. Allora, chi era Lemmy, perché è diventato importante, cosa ha fatto di importante nella sua carriera, e cerchiamo di analizzarne come sempre un po', oltre alla storia, anche magari lo stile bassistico, attraverso anche alcuni dei brani che ha suonato, che sono tantissimi, perché pensate, i Motorhead hanno una discografia immensa, l'ultimo disco l'hanno fatto proprio qualche mese prima che morisse Lemmy, nel 2015 addirittura, cominciando nel 77, quindi durante tutti questi anni è capitato anche che all'inizio facessero un paio di album all'anno, insomma di brani ne hanno sformati veramente tanti, hanno suonato tantissimi concerti, sempre in tour costantemente in giro per il mondo. Ma andiamo un po' con ordine, vediamo un po' di capire chi era Lemmy e che cosa ha fatto di importante. Allora, Lemmy, come molti sanno, nasce il 24 dicembre, la vigilia di Natale del 1945, a Stoke-on-Trent, che è una cittadina, una ridente cittadina nel nord dell'Inghilterra, ma in realtà poi cresce in un'altra cittadina del Galles, che è Anglesey nel Galles. Inizia già con gli anni 60 a formare le prime band, quindi diciamo poco più che quindicenne, ventenne, comincia a formare le prime band, in cui però si presentava come chitarrista. Per sua stessa ammissione non è mai stato un chitarrista eccezionale. Mentre si dedicava alla chitarra con le sue prime band, cominciò a lavorare saltuariamente come roadie, e come roadie arrivò a lavorare per Jimi Hendrix nel 67. Fece 6 mesi di tour con Jimi Hendrix, come anche con i The Nice, altra band che magari può dire un po' meno, non tutti magari se la ricordano, comunque basti pensare che la band era la band in cui militava Keith Emerson, quindi comunque non stiamo parlando proprio dell'ultima delle band. Dopo aver fatto queste esperienze da roadie e dopo aver suonato diciamo con le prime band come chitarrista, nel 1971 entrò negli Hawkwind, che erano una band in Inghilterra famosissima che stava già avendo una carriera notevole, e c'entrò come bassista. Lemmy stesso dichiarò che l'occasione fu che c'era un basso disponibile, il bassista della band spesso ultimamente non si presentava ai concerti, lui prese il basso in mano e cominciò a suonare. Da quel momento diventò il bassista degli Hawkwind e diventò il bassista, perché fino a quel momento appunto nelle sue band aveva prevalentemente suonato la chitarra. Tra l'altro, tornando un attimo al periodo del roadie, di quando faceva il roadie, pare che sia proprio lì a essere nato il soprannome Lemmy, perché ricordiamolo, lui all'anagrafe sarebbe Ian Fraser Kilmister. Il soprannome Lemmy, una prima versione vuole che gli fosse stato dato quando appunto era un roadie e avesse l'abitudine di chiedere un 5 sterline in prestito a random a chi capitava, e chiedendolo usava lo slang, il suo slang, nel quale questa frase prestami 5 sterline, prestami una banconota da 5, si traduce con lend me a fiver, lend me a fiver, lend me, Lemmy. Pare, ecco, questa è una versione che lui non ha mai confermato, attenzione, lui dice che questo nome, questo nomignolo, gli fu dato addirittura quando aveva 10 anni, perché in gallese la parola Lemmy significava caprone, quindi a quale di queste due teorie dare più adito decidetelo voi, insomma. Comunque diciamo queste potrebbero essere le origini del suo nome, che poi si è portato avanti ovviamente per tutta la carriera, a partire appunto da quando cominciò a suonare con gli Hawkwind. Con gli Hawkwind registrò ben 3 album, e in questi 3 album furono inclusi diversi brani anche scritti da lui, uno dei quali la celebre Motorhead, che poi darà il nome più avanti appunto alla band più celebre che sicuramente ha avuto. Come è uscito dagli Hawkwind? È uscito in seguito a un episodio durante un tour data in Canada. Viene beccato, diciamo così, con una notevole quantità di anfetamine, e quello fa in modo che gli altri, nonostante non è che non fossero avvezzi all'uso di sostanze, ma farsi beccare, diciamo, e arrestare non fu proprio, diciamo così, un elemento gradito alla band, quindi lo cacciarono. Niente di male, lui pensò di ripartire con una nuova band, che originariamente chiamò The Bastards. Recluta Larry Willis e Lucas Fox, rispettivamente alla chitarra e alla batteria, e partono con questo nuovo progetto, che da lì a poco cambierà
cambierà nome, appunto cominciando a farsi chiamare Motörhead dal titolo dell'ultimo brano che lui scrisse per gli Hawkwind e che diventerà ovviamente anche uno dei brani sui primissimi dischi dei Motörhead stessi, ovviamente. La formazione così com'è però cambiò abbastanza velocemente, decise di sostituire questi due elementi con Eddie Clarke e Phil Taylor, che furono poi i due che rimasero, diciamo, abbastanza a lungo nella formazione storica dei Motörhead, appunto. Da questo punto in poi partirono le incisioni, partirono gli album, partirono i successi. Ora vorrei farvi sentire realmente tutta la discografia dei Motörhead perché vale veramente la pena. Purtroppo per questioni di tempo ho dovuto fare una scelta e ho deciso di fare questa scelta su un arco temporale un po' più ridotto, quindi mi limiterò a tutto quello che hanno fatto dall'inizio carriera, quindi dal 77, data di uscita del primo album, fino ad arrivare alla fine degli anni 80. Dai 90 in poi sappiate che sono usciti un sacco di dischi, alcuni memorabili, compreso l'ultimo del 2015, in cui è contenuta anche una cover di Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, giusto per dire un brano, ma ce ne sono veramente tantissimi. Ecco, io vi faccio sentire questi primi giusto per avere un po' un'idea di come si stava evolvendo la band fino a quegli anni. Quindi cosa succede? Che nel 1977 esce il primo album dei Motörhead, intitolato semplicemente Motörhead, e su cui è contenuto un brano che si intitola Motörhead, che è questo. Tra l'altro questo brano vi faccio sentire un pezzettino della versione originale, cioè della versione originale che è sempre un suo brano, ovviamente sempre lo stesso brano, ma di come veniva suonato con gli Hawkwind. Ascoltiamo un attimo. Sentite che secondo me negli Hawkwind era un brano sicuramente di Lemmy, ma poi adattato agli Hawkwind. Nel disco dei Motörhead era in tutto e per tutto un brano dei Motörhead come li intendiamo noi adesso. Comunque passano altri 2 anni, esce Overkill, secondo album, in cui invece è contenuto l'omonima traccia, che è questa. Prima della fine dell'anno 1979 esce addirittura già il terzo disco, che è Bomber, su cui è contenuta Bomber, che è questa. Mi fermo perché nel 79 in realtà è uscito un altro disco, il disco che è uscito On Parole proprio scritto così in italiano, non ho mai capito come si pronunciasse, se lo pronunciasse in un altro modo, eccetera, ho sempre visto il titolo così scritto. Beh, comunque questo disco è uscito nel 1979, ma in realtà fu il primo album registrato dai Motörhead tutti insieme, quindi prima ancora di Motörhead, il primo disco, in realtà realizzarono questo album, che poi non si sa, almeno personalmente io non lo so per quale motivo, uscì dopo ben 3 dischi, quindi il quarto disco in ordine cronologico. Finalmente arriviamo al quarto disco. Perché dico finalmente? Perché il quarto disco è probabilmente quello più celebre, quello che gli ha dato un successo a livello mondiale in quel momento, è stato in classifica e contiene quel brano che ancora oggi tutti identifichiamo in assoluto come il brano più famoso dei Motörhead. Ovviamente stiamo parlando di Ace of Spades.
Ecco, da Ace of Spades voglio farvi sentire anche un pezzettino di un altro brano che a me personalmente piace tantissimo. Si intitola We Are The Road Crew, che lui dedicò proprio a quel periodo in cui faceva il roadie. We Are The Road Crew è proprio dedicato alle varie crew che fanno appunto da supporto tecnico ai vari concerti, ai vari artisti. Questo è il pezzettino di quel brano, contenuto sempre in Ace of Spades dell'81. Nei 2 anni successivi uscirono 2 album dei Motörhead che, a detta un po' di tutti, furono probabilmente quelli non proprio migliori, ecco, non ebbero lo stesso successo, cioè non che fosse facile replicare il successo appena avuto con Ace of Spades, però sia il primo di questi 2 che quello successivo, diciamo, ridimensionarono momentaneamente un po' la band. Comunque, a mio modo di vedere, c'erano dei pezzi meravigliosi anche in questi album. Per esempio, su quello che uscì per primo dei 2, quindi il sesto album, volendo vedere, dei Motörhead, era Iron Fist, su cui che è contenuta la title track Iron Fist, che è questa qui. Il disco successivo viene ricordato più che altro perché fu un album in cui suonò un altro chitarrista, suonò Brian Robertson, che altro non era che l'ex chitarrista dei Thin Lizzy. Diciamo che forse la sua presenza, forse altri motivi, comunque questo viene generalmente etichettato come uno dei dischi più melodici realizzati da parte dei Motörhead. Uno dei brani contenuti su questo album è Shine, che è quello che vi faccio sentire, che sentirete che ha il sapore tipicamente blues, insomma effettivamente un po' diverso da tutto quello che abbiamo sentito finora, però secondo me anche qua grandissimo brano. Ascoltiamone un estratto. Passano 3 anni, arriva il 1986 e i Motörhead tornano, diciamo così, un po' sui loro vecchi fasti con questo disco che è Orgasmatron, su cui è contenuto Orgasmatron, che è questa qui. E l'ultimo disco uscito negli anni 80 per i Motörhead fu Rock and Roll, che conteneva questo brano Hit the Rich. Siamo nell'87, ascoltiamo anche questo. Bene, ovviamente non si ferma qui la discografia dei Motörhead, però vi ho già fatto sentire 9 brani, potremmo fare un video solo di brani, magari lo farò, vediamo più avanti, ma per il momento vorrei parlarvi un po' di tutti gli aspetti, come sempre, di Lemmy e dei Motörhead. Quindi andate ad ascoltarvi gli altri dischi, se non li conoscete andate a riascoltarvi questi, insomma fatevi una cultura sui Motörhead, perché comunque sono una band di quelle più storiche dell'heavy metal, una band con cui è nata quella che è stata definita all'inizio degli anni 80, fine anni 70, la New Wave of British Heavy Metal, che
comprendeva anche band come Judas Priest, per dirne uno, piuttosto che anche i primi Iron Maiden, ecco, venivano identificati in questa nicchia, che diciamo, tra virgolette, combatteva forse un po' quello che era il movimento punk di cui abbiamo parlato la scorsa volta, quindi il punk un po' in declino, e rinasceva un po' l'heavy metal, con queste band che cercavano a loro modo un po' di avvicinarsi al punk, con la stesura di brani un po' più semplici, volendo vedere, di pochi accordi. Tra l'altro fu proprio per questo che i Motörhead, un po' per il personaggio di Lemmy, insomma, con il suo look, un po' magari per questi brani un pochino più semplici, accattivanti, veloci, che avevano molto in comune con quello che era il punk di quei tempi, diciamo che furono un po' l'anello di congiunzione, ecco, tra i primi fans dei Motörhead ci fu tantissima gente che arrivava dal movimento punk di quel periodo in Inghilterra. Un'altra particolarità, anzi un'altra curiosità che vi voglio raccontare sui Motörhead è il fatto, non so se lo sapevate, però ve lo dico io, che nel 1984, credo, 88, non me lo ricordo più, comunque sempre intorno agli anni 80, raggiunsero il primo posto, il Guinness dei primati, per la quantità di decibel a un loro concerto. Arrivarono a toccare la soglia dei 130 dB. 130 dB è il rumore di un aereo che parte, cioè voglio dire, siamo proprio sulla soglia del dolore, ed è un record che è durato tantissimo. L'hanno battuto solo i Manowar, che hanno raggiunto i 138 dB, quindi vabbè, queste curiosità se volete spaccarvi un po' le orecchie. Tanto è vero che, a proposito di spaccarsi le orecchie, per l'Italia fecero uscire un album live, i Motörhead, nel 93 se non sbaglio, che si intitolava proprio Gonna Make Your Ears Bleed, ti farò sanguinare le orecchie. Ecco, questo giusto per farvi capire un po' qual era la mentalità di Lemmy e dei Motörhead, fantastici secondo me. Comunque parliamo un po' del Lemmy bassista. Allora, come sempre distinguiamo un paio di elementi, abbiamo visto un po' quella che è la storia sua, la storia della band, come è nata la band, eccetera. Vediamo un po' dal punto di vista bassistico. Dal punto di vista bassistico, prima cosa, la gear, diciamo così, la strumentazione. Allora, Lemmy lo associamo ovviamente a Rickenbacker. Ha suonato anche altri bassi, tra cui un Thunderbird di primissimi tempi con gli Hawkwind soprattutto, ma generalmente diciamo che il suo basso era il Rickenbacker. Lo suonava dentro testa e cassa Marshall, tanto è vero che Marshall poi ha fatto una sua signature che usava lui ed è che è ancora in commercio. Stiamo parlando di tantissime watt, e la cosa particolare, ovviamente avete capito che il suono di Lemmy era costantemente overdrive nel vero senso della parola. Ci sono dei video riguardo sul tubo, andate a cercarveli, in cui si vede proprio, spiega un po' come fa a ottenere questo suono, e lui praticamente non faceva nient'altro che alzare il gain a palla, quindi non esistevano pedalini, multieffetti, no, alla vecchia, tirava sul gain, basso distorto, e suonava tutto in questo modo, e in questo modo riusciva a ottenere il suo sound, che però, attenzione, aveva un secondo elemento molto particolare, che era quello del suo stile. Lui, arrivando dalla chitarra, ha sempre, diciamo così, privilegiato un modo chitarristico di suonare. Suonava col plettro, suonava molto spesso proprio per accordi. Guardate in questo video, evidentemente quello che lui faceva era suonare dei power chord con il plettro, quindi tutte le parti d'accompagnamento, non tutte magari no, ma spesso le sue parti d'accompagnamento erano fatte in questo modo: bicordo, power chord, primo quinto, a volte primo quinto ottava, e via, displettrate come se fosse un chitarrista in tutto e per tutto, probabilmente proprio perché il suo background era quello. Cose da pazzi, uno direbbe, però questo ha fatto il sound dei Motörhead, e questo è innegabile. Quindi quando voi sentite il basso suonato in questo modo, automaticamente associate il sound al bassista, e questo è fondamentalmente lo scopo. Questo, signori, era Lemmy, che ci ha lasciato, come tutti sanno, alla fine del 2015 in seguito a una malattia. Insomma, ha avuto diversi problemi di salute, voglio dire penso che sia stato anche normale visto lo stile di vita che ha condotto fino ai suoi 70 anni, comunque lasciando veramente un vuoto enorme, secondo me, nel mondo della musica hard and heavy, nel rock in generale. Lemmy rappresenta proprio il classico rocker, nessuno può negarlo, insomma, quello che tutti ci immaginiamo di un rocker, ecco, è tutto nella sua figura, nel suo volto, nel suo modo di vestire, nel suo atteggiamento, nel suo modo di porsi sul palco, sempre col microfono leggermente in alto per cantare, appunto, con la testa rivolta verso l'alto, questo grandissimo Rick in mano, e via, di plettro con una potenza, una violenza inaudita. Ecco, questo era Lemmy, questi erano i Motörhead, e hanno fatto assolutamente anche loro la storia del rock and roll. Valeva la pena aprire una parentesi e parlarne. Bene, questo era tutto ciò che volevo dirvi a proposito di Lemmy e dei Motörhead, e quindi oggi chiudiamo un po' questa parentesi, diciamo così, hard and heavy. Dalla settimana prossima torneremo su argomenti un pochino più sobri, via, diciamo così. Sarà una degli ultimi due video prima delle vacanze estive, vacanze che in realtà non sono, perché mi serviranno per completare il secondo volume di Bassista Completo, il videocorso di cui stiamo parlando e pubblicizzando sul mio sito.
A tal proposito vi invito ad andare sul mio sito per avere un po' di novità a riguardo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale, seguitemi sui social, mi trovate su Facebook dove c'è anche la pagina dei Bus Walkers a cui potete iscrivervi, potete seguirmi su Instagram, potete seguirmi su TikTok, potete seguirmi su Twitter. E questo è tutto anche per oggi. Se proprio non volete seguirmi sui social, come sempre dico, sono ben lieto di ospitarvi anche a casa mia. Vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao!